Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Te la farai. Sebbene continuiamo pure a 2, eravamo rimasti che qui c'è qualcosa. Cura. Perfetto. Ah, grazie mille per l'aiuto. Ora posso tornare alla mia miss... Ops, come non ho detto, fate finta di nulla. Scudo del Fante. Scudo ordinario della fanteria renana, realizzato con materiali leggeri e molto più maneggevole da quanto possa sembrare. Ma è fantastico. Wow, questo non me l'aspettavo sicuro. Vediamo un po'. Scudo. Basico, per carità, però... Peccato, perché insomma mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di nuovo. Però insomma, io ci guardo, adesso mi ricordo se dovevo aver tutto già a posto. Peccato, un pochino ci speravo. Vabbè, pazienza. Ok, vediamo. Hey. Is it just me, or have those two barely spoken a single word to one another? I know, right? But after everything that happened with Miguel, is it really any wonder? Kinda puts a damper on the whole journey though, huh? How long do you think they're gonna keep this up? If it bothers you that much, why don't you ask them? Why do I have to ask? How come you walk together like that? She really doesn't beat around the bush. You mean Kisara and myself? You hadn't noticed? You've been practically joined at the hip ever since we left Vicente. I guess it's force of habit, most likely. I was always ready to protect him, should the need arise. It sort of came with the job description. Right. From being in the Elder Menancia Guard. Although, Dohalim's pretty capable of defending himself, isn't he? Having guards doesn't necessarily mean the one being guarded is weak. No one's perfect all the time. Even so, it's not like they're entirely wrong, Kisara. You're no longer in my employ, after all. I don't know. I mean, if it's what she's used to and you're both comfortable with it, then who are we to judge? But she doesn't serve him anymore. It isn't normal for her to keep following him around like she still does. You know, she's probably right. And a lot has changed over the last few days. I guess it wouldn't hurt to rethink our relationship in light of the new circumstances. Perhaps I'll give it some thought after all. Does that sound all right by you? Of course. You might want to stop asking his permission for every little thing while you're at it. Sorry. It's not that easy, shaking off old habits. I'll probably need a little time to get fully used to it. Cavoli, interessante. Allora, passiamo. Eccoci qua. E adesso vediamo cosa possiamo fare. Che è successo? Ok, vuoi riprovare? Sì, è meglio perché ho i PC messi malo. Vediamo un po'. E se possiamo anche approfondire un po' i diacoli. Evidentemente sì. I've noticed that sometimes we come across enemies who fight like you and try to dodge our attacks at the last second. I hate those guys. I can get some hits in when they move into attack, but otherwise they slip past damn near everything else I throw at them. If what you're seeking is a way to more reliably hit them, there is a solution. Try to outclass them on reflexes? I possess the ability to command Earth elemental beings to some extent. They emerge as the land itself and take root on my command. They will swiftly bind the enemies, at which point you can dispatch them. Huh? What he means is that he can make plants grow to hold the enemies in place. At least I think that's probably what he's saying. I'm glad at least one of us understands him. So basically, if we find an enemy that likes to dodge, we should let Dohalim handle it. I shall do what I can within my modest means to help. Ok, abbiamo capito almeno come impiegarlo. I due come fare la combo. Vabbè, questo è già qualcosa. Vabbè, ricordi, non li abbiamo fatti tutti, questi li abbiamo fatti, 10 li abbiamo fatti, riposiamo. Puoi cucinare? Sì, perché voglio vedere i nuovi, insomma. Cosa c'è? Allora, incrementa attacco, riprista più dopo la battaglia P che è molto, incrementa esperienze, incrementa oggetti.
La battaglia incrementa frequenza minerali, che questo durata effetto più 20%. Arrivo a 20 minuti. Non è male, per carità. Questo invece riduce ma incrementa l'effetto. Tante cose interessanti. Questo cosa fa? Incrementa minerali ottenuti. Questa è la frequenza e questo è il mineralo, che non è male neanche questo. Effetto cucina più 20. Incrementa la difesa, incrementa l'attacco elementare, incrementa la difesa, incrementa punti di combattimento ottenuti, che non è male neanche questo. Veramente prodotti di formaggio. Dovevi provare 90% in più. Però incrementa attacco, ripristina PC dopo ogni battaglia ma minimo, incrementa difesa, incrementa attacco G, ripristina PC dopo la G. Questo è proprio tantissimo, ma è una roba esagerata. Ripristina quasi tutto. Incrementa oggetti di rilascio, G addirittura. Incrementa esperienza. Allora io proverei quello là che avevamo detto qua. Punti di combattimento P. Era questo, non mi ricordo già più. Fonduto di formaggio. Sì, dovrebbe essere questo, 90%. Vai. 38 minuti. Vai, una roba esageratica. All done. Come and eat. Ok, mi fa piacere. You okay, Shion? You're not eating very much. What's wrong? Do you not like the cheese fondue that you made? Yeah, I'm used to seeing you more excited about food. You're not feeling sick, are you? No, I'm fine. It's nothing like that. It's just... What? I guess I just don't understand what the appeal is. We could just as easily put everything on a plate and pour the cheese on top of it instead. I suppose it lies in being able to decide exactly how much cheese you want. There's also something to be said for enjoying how it all turns out. It's fun. That's fine and all, but I wish the plate-to-mouth time was shorter. I think I understand. You don't like having to put in so much effort into eating something, do you? Yeah, I hear what you're saying. Actually, now that I think about it, you're a way less fussy eater than you look, Shion. In my book, there's no one right way to eat a meal. Tuck in, take your time, be dainty or devouring. As long as you enjoy the food, that's what counts. There's no need to stand on ceremony while we're out camping in the wilderness. Yeah, you're right. In that case, don't mind if I do. I've never seen someone dump that much cheese on a meal before. Mamma mia. Kisara, vai, perché mi piace let's lei. talk for a bit. Mi piace Sorry lei. for rambling on so much about my past earlier. Don't sweat it. It was fun hearing you reminisce about the good old days. Come on, you don't have to pretend with me. I know I can tend to go on sometimes when it comes to my brother. You said it, not me. Anyway, I don't think it's something for you to be embarrassed about. Hey, Alphen. When you were a kid, was there ever a time when you had to bury someone younger than you? Well, it's hard to say. I'm guessing that you have, though. Yeah. During the previous crown contest, with the Lord before Dohalim. Life back then was truly hell. I think that's why I tried to ignore what Miguel was telling me for so long. Because I was afraid of going back to such a dark time. Of losing hope. I wanted to believe in our paradise so much that I doubted the one person I should have trusted most. I don't blame Dohalim for that. I simply didn't want to face facts. And I ended up trying to project my ideals onto everyone else. It's strange. Whenever you and Dohalim talk about Menancia, it's always like it's some big failure. We're talking about fixing 300 years worth of damage here. Isn't it a bit optimistic to think it was all going to be resolved after only 5? You might be right. Maybe it was a mistake when Menancia... No, when I decided to stop seeing the darkness in our society. I have to admit the truth. To myself, first of all.
Hai maggiore, I'll ok. take watch tonight. It's okay. Dicevo, mi interessava approfondire con lei perché visto che è una che secondo me rimarrà nel nostro roster per Before we go, parecchio, do you guys have everything? mi piaceva farlo. Ok, abbiamo i bonus, abbiamo tutto ripristinato, abbiamo 470, non è male. Vediamo se possiamo fare qualcosa che ci manca. No, siamo messi bene. Qua siamo messi bene, vedete? A parte il latte, forse... non so perché lui... Ah, perché questo effettivamente è meglio, le ha messe un po' così, però comunque sì, le abbiamo tutte e io di questo sono contento. Poi, forgia arma, dubito che si possa fare qualcosa di meglio. Non riesco a trovarlo questo item, ragazzi, non so dove cercare. Sto crucciando, ma no, effettivamente non c'è modo di trovarlo per il momento, quindi andiamo avanti. Allora, vediamo un po', crea accessori nominali, gestisci ranch, cavallo, ok. Non ho visto quanto ho fatto, ma chi se ne frega, insomma, sì. Ok. Perfetto, io direi che siamo a cavallo. Vabbè, insomma, avete capito cosa volevo dire. Porca vacca, figura di merda è arrivata. Allora, i posti di pesca vengono segnati da questo. Io ne ho già, comunque parlando col tipo, ci dice dove andare, ma comunque basta guardare le mappe, piano piano le facciamo tutti. Dice che se peschiamo un pesce di ogni pezzo, lui ci darà l'attrezzatura dopo e lui ci consiglia di pescare in 2 posti antecedenti a questo che abbiamo già scoperto. Se lo facciamo e parliamo con lui, dopo ci darà una canna migliore e un'esca migliore, e l'esca ci ha detto che ogni esca è diversa per ogni posto, nel senso che di fare delle prove per vedere se con un'esca si pesca qualcosa, con un'esca si pesca qualcos'altro, perché ogni pesce ha la sua preferita, ovviamente a ogni luogo, però è una ramificazione che non mi interessa più di tanto affrontare, quindi andare avanti. Magari lo farò off camera a tempo perso, ma non è una cosa primaria. Be on your guard. I just noticed none of you other Danans have spirit cores. Why is that? Both of my parents were part of the resistance in Calaglia. In fact, my birth was kept a secret from the Renans. Mine too. We always lived in hiding, so I never had a spirit core embedded in me like I was supposed to. What about you, Alphen? You were a slave in Calaglia before all this, weren't you? To be completely honest, I'm not sure why I don't have one. All the other Danon slaves around me did. I was the only exception. They tended to keep their distance from me to avoid attracting any attention from the soldiers, because of my mask and all. What about you, Kisara? Do you still have your spirit core? No. I was able to find a good Renan doctor who's sympathetic to our kind, and had them remove it before I left. They did such a great job, the procedure didn't even leave a scar. One of the benefits of coexistence, huh? I know that once the spirit vessel was shut down, there wasn't much need for me to hurry. But still, I didn't like having that mark of servitude lingering on me any longer than I had to. It may sound a little strange to hear me say this, but I'm just me now. Not a guardsman or a slave. I'm my own woman, and this is my chance to have a new beginning. This sure is one rugged road. You'd think they'd keep this at least a little better maintained, right? Why spend energy fixing that which is rarely used? Repairs require time and effort, which in our world means slaves, often in great numbers. For you, it may be a simple request, but that can quickly become another's difficult burden. Nobody gains anything without someone expending effort. And you know, somehow that someone always ends up being a Danon, while the Renans are the ones who gain. True enough. Ideally, in a perfect world, I think it's only fair that the ones who need it should be the ones to perform the work. However, when doing so could be dangerous like it is here, there are many who would prefer that it be others who risk their lives in their stead. So, what you're saying is that people will just put up with the inconvenience until someone else comes along to fix it for them? Indeed. And it is those who can no longer bear that feeling that inevitably take action. Much like the Danons in our group do so now.
as strange as it may be to hear such a thing from the likes of myself. It's true that most of the Danans in Calaglia have been resigned to just accepting things as they are. Still, we can't just blame them for... What are you making that face for? You're not worn out already, are you? Nah, just regretting I ever said anything in the first place. Vabbè. Allora, possiamo vedere la mappa come si presenta. Benissimo, vediamo se c'è qualcosa. Adesso è molto lineare. Ah, mi ha fatto prendere un colpo. Vediamo un po' questi qua. Già cosa ci sono lì. E vediamo di ammazzare. Falco 27. Vediamo un po'. Qui ci vuole lei, perché questi volano. Ok. Vai, 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 vai. Non ce l'ho fatta, purtroppo ho perso la combo. Ovviamente gli stronzi stanno sempre a attaccare altre cose. Io sono qua, cazzo, ma venite qua, no? Che razza di coglioni. Che io debba seguire loro, non loro me, è una stronzata di sto gioco che non ha senso. Ok. A posto. Cioè mi tocca aspettare loro cosa attaccano, capite? La stronzata. Cristallo! Oh, cristallo in grado di bloccare qualsiasi arte astale. Sebbene questo forse... Oh, ci potrà essere utile. Ok. Ecco, fantastico. Che fastidio. Perché gli zegolo non stanno mai fermi? Forse è ora di sfoderare la mia arma segreta. Non gli darò tempo di muoversi. Oh, finalmente qualcosa di bello. Tutorial? Esatto. Attacco busti da Halim. Dal terreno crescono rampicanti che avvinghiano il nemico. Consente di atterrare gli avversari in possesso di tratto agilità, neutralizzando la loro capacità di evasione. È una cosa buona. Avvia tutorial. Allora, colpisci i nemici veloci con l'attacco di boost di Halim. Ok. Vai. Ma questa è una cosa che comunque facciamo già da tempo, cioè nel senso. Ok. Jumanji. Ok, adesso appena ho ammazzato questo che si toglie dai marroni. Allora, vediamo un po'. Mi tocca far così, non c'è niente da fare. Vai. Ok. Completato. Adesso possiamo ammazzarli. Ok, quando subisce l'attacco di lupi o scimmie è il momento di puntare su Halim. Il suo attacco boost vanifica le tecniche evasive, vanifica, impedendo al nemico di schivare. Beh, quello l'abbiamo capito, ma comunque alla fine è tutta una cosa implementata. Vedete che insomma non è brutto per niente. Ok, assalto. Alla fine insomma ce la facciamo tranquillamente lo stesso. Abbiamo una combo di gente che diciamo, io bene o male cerco sempre di guardare, usare lei per ciucciare. I'm glad you're on our side. I'm simply glad to hear that I can make myself useful to you all. Huh? What's wrong? We seem to have come across some rather unusual objects. What, you mean that pile of garbage? No mere garbage, I assure you. Still, I've never seen anything shaped like it before. I'm intrigued. Are you curious about this stuff, Rinwell? Yeah. I think he might have found some old Danan relics. They look like the remains of a bunch of objects that disappeared after the Renans first invaded. And yet here I am, holding them without so much as a second thought. I imagine the sight must be unsettling to you. Not really, just that it must be nice to be a Renan who has time to indulge in stuff like that, unlike the rest of us. Are you interested in this stuff too, Dohalim? Charmed may be a better turn of phrase. I simply love objects that can give me a sense of what their maker was thinking,
the history that went into their creation. You see, we Renans have hardly any such objects that trace back to our distant past. I still don't understand what you two find so intriguing about it, though. Why not? We're talking about our own culture here. I get that, but it's not like this stuff is any use now, does it? It's just old. Real old. Oh, but it does. Holding it in your hands like this, one can feel and engage with the distant past in a way no history book can ever accomplish. I'll take your word for it. Well, seeing as it's done in history, just make sure you're careful with it. All right, Dohalim? But of course. Interessante. Allora, percussore di caimani. In un lontano passato questo martello ormai usurato veniva usato contro i coccodrilli. I veri campioni ne brandivano 2 insieme. Ostia boia. Oh, manufatti. I manufatti conferiscono a chi li possiede effetti bonus, alcuni dei quali si sbloccano al termine del gioco. Attivali o disattivali nella schermata dei manufatti. Vediamo un po' che succede. Ok, ora puoi impostare 6 arti in più. Boia, premi Y relative a schermata per cambiare il pannello. Le arti assegnati al secondo possono essere assegnate con LTR. Non ho capito un cazzo. Ho capito, invece ho capito. Cioè, nel senso, le arti che si possono usare. Premi Y relative a... Ok. Buono. Ottimo, direi. Accede il recupero di BA, ma tutto ciò è fantastico. Adesso non abbiamo punti, ovviamente, però dai, sono abbastanza contento. Quindi nelle arti... Oh. I don't smell anything. Don't encourage him. Am I on a roll or what? Well, look who's in a bright and shiny mood. Adesso qui nelle arti abbiamo da poter mettere più roba. Set Y cambia set. Perfetto. È una cosa fantastica. Fantastica. Devo guardare. Allora, dopo ci guarderò e setterò. Bene, ragazzi, io direi che per il momento ci possiamo anche salutare qui. Per questo video è tutto. Vi invito come al solito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie, appunto di farvi sapere cosa ne pensate. E per il momento avete salutato da SHIVA. Ciao ciao.